Buonasera, mi trovo nell'aeroporto di Helsinki e sto per prendere uno dei voli più corti della mia vita. Da Helsinki a Tallinn 30 minuti, non so quanti chilometri. Io sono ad Helsinki per una connessione, ma se entrassi in Finlandia, qui ti fanno il test Covid gratuito. Ora vediamo come funziona a Tallinn, però io ho il Green Pass, quindi penso di entrare senza alcun problema, o al massimo che ti facciano un Covid test gratis. Vediamo. Un freddo cane! Gli 8 gradi finlandesi si sentono parecchio venendo dai 30 di Madrid. In realtà non è neanche l'aereo più piccolo in cui sono stato. 4 posti per fila. I just need to stop and have some fresh vibes in my head. Let it all go, darling, let it all go. 20 minuti e 35 secondi, il volo più corto che io abbia mai preso. Qui fa ancora più freddo, ci sono 7 gradi, mi ha gelato l'intestino, vado in bagno. Facciamo buca! Ok, ci sono stati un paio di malintesi, perché io avevo capito che se anche avevi il Green Pass dovevi comunque farti un test all'arrivo qui a Tallinn. Quindi sono rimasto lì a parlare con la tipa per fare il test e poi lei mi ha detto: guarda, se hai il Green Pass sei a posto, puoi andare dove cavolo vuoi. E quindi non devo fare neanche il test e posso uscire tranquillamente dall'aeroporto. Bene, ho appena preso un Bolt, che è un'applicazione simile a Uber. Tra l'altro Bolt è una startup estone che avevo già utilizzato a Malta per muovermi. Mamma mia che ricordi, mi sta venendo un po' di malinconia perché qui è il primo stato dove ho fatto il mio primo viaggio per una collaborazione col canale YouTube ed ero esattamente qui ad aspettare. Comunque le prime differenze che noto è che l'asfalto è più compatto. Non chiedetemi come mai, ma ho notato questa cosa. È pazzesco. Non so chi di voi si ricorda, era la collaborazione con Bondora e non so neanche se posso dirlo, ma all'epoca mi feci pagare, oltre al rimborso del viaggio, tipo chiesi 50 euro per un video e facevo i conti. Se faccio 12 video al mese e metà me li sponsorizzano, arrivo a guadagnare 300 euro più la monetizzazione più le affiliazioni, forse arrivo a 1000. Assurdo. Vabbè, andiamo in hotel. Ricordi, un po' di malinconia. In Estonia non so quanto ci starò, però di solito prendo sempre 3 notti, quindi 4 giorni, e poi decido se continuare l'alloggio. In questo momento spendo 63 euro a notte, colazione compresa. Questo hotel ha anche la spa, la palestra, tutto, quindi tanta roba, è un 4 stelle. E adesso vediamo la camera, spero che sia bella perché la posizione è ottima. Inizia a piacermi, vediamo. E tra l'altro qui a Tallinn gli alloggi costano veramente pochissimo, vediamo se la qualità è buona. Beh, ottimo asciugamani. Bella la doccia grande, bella grande, così deve essere sempre. Un letto bello grande, mi piace. Scrivania dove lavorare, TV, e qui abbiamo anche la vista sul centro della città. Vediamo da dove sorge il sole domani. Per 63 euro a notte, colazione compresa, palestra e anche spa, non male. Vediamo domani com'è il tutto. Andiamo a prendere l'e-residency e se riesco a chiudere anche delle collaborazioni e delle visite come per esempio Bolt, e mi piacerebbe anche andare nella sede di TransferWise che è qui a Tallinn, probabilmente prolungo e sto qui un po' di più. Dal secondo arrivo a Tallinn è tutto e noi ci vediamo domani. Buongiorno! Oggi allenamento lo faccio la sera perché sto cercando di trovare un campo e un istruttore di paddle, quindi gli addominali e le flessioni le faccio prima di sudare lì, così non mi faccio 67 docce. Facciamo colazione e poi si vola. Ok, ho risposto un po' di mail, si parte. Ragazzi, sono molto eccitato, siamo in Estonia e oggi finalmente vado a ritirare la mia e-residency. Tutto questo però andava approfondito separatamente, quindi se siete interessati all'argomento e-residency, cos'è e soprattutto a chi può essere utile, iscrivetevi perché sta arrivando un video a tema. Intanto qui è sempre più freddo, perciò andiamo a mangiare qualcosa di caldo tipico estone. Vediamo quanto costa e se è buono. Ormai la mascherina la tengo perché mi fa tipo da sciarpa. Mi sa che sono
sono finito in un ristorante premiato, quindi costerà, però sembra molto molto bello ed è caldino. È stato gentilissimo, mi ha subito detto che loro non sono un ristorante tipico estone, però i loro piatti migliori sono barbecue, quindi ho preso quello che mi ha consigliato e poi mi ha detto che mi dà il nome di un paio di ristoranti che sono qui da più di 200 anni e fanno cose tipiche estone. Gentilissimo. Intanto andiamo di un po' di pane nero con burro, che mi ha detto che in realtà questa è una cosa tipica estone. Le cose semplici sono sempre le migliori. Bello bello. Pulled pork BBQ. Non cadere. Lo mangio lo stesso. Buono. Tenerissimo. Io però ho bisogno di pane, tipo chili di pane con questa roba. Buono buono, ma è anche difficile fare questa cosa cattiva. Cioè è sempre tenera, buonissima. Diciamo che non ho disprezzato. Bellissimo il tetto. Grande. Prima di aprire il ristorante lavorava in un'agenzia turistica. Mi ha dato tutti i suggerimenti. Un figo. Grandissimo. Caffè marocchino con latte se voglio. Thank you so much, have a good day. Bye. 22,50 tondi resto. In realtà un po' più alto della media estone da quel che mi ricordo, quindi un pelo più costoso, ma ci sta anche perché siamo in una zona tutta di uffici. Non ve lo consiglio perché non è cibo tipico estone, però buono. Ora, dato che sono davanti al supermercato, ho lasciato il rasoio a Madrid, ne vado a comprare uno. Maledetti, c'era scritto che costava 7 scontato, invece costa 9. Corriamo in hotel che sennò arrivo in ritardo per la lezione di paddle. Mi sono innamorato del paddle alle Canarie a Fuerteventura e questo sport è una droga. La prima cosa che ho fatto arrivato a Tallinn è stato cercare Tallinn Paddle. Basta, ora mi è partito l'embolo e voglio cercare di diventare il più forte possibile allenandomi il più possibile, almeno una volta al giorno, anche due, non lo so. È una droga. Pensate che mi è piaciuto talmente tanto che ho comprato la racchetta e sapete che sono in viaggio e cerco di stare il più leggero possibile, ma voglio giocarci e quindi ho comprato la racchetta. La Signature by Alex Ruiz, per chi sa di cosa parliamo. Tra l'altro oggi il mio allenatore sarà lui che ho trovato su questo sito, che è secondo il ranking estone il 9º giocatore più forte. E la cosa divertente è che gli ho detto che sono a livello intermedio, anche se in realtà ho iniziato da una settimana, però mi sono allenato tipo 2 volte al giorno a Fuerteventura e facevo una partita al giorno. E lui mi ha risposto dicendo: guarda, se sei a un livello intermedio in Spagna o in Portogallo, qui sei a un livello alto. Perciò vediamo quanto forti sono, vediamo cosa riesco ad imparare, diventiamo professionisti del padel. Sono curiosissimo di vedere com'è il mio allenatore, che è nella top 10 del padel estone. Magari è un fenomeno. Entriamo. Che figata. È fighissimo e fa anche caldo. Hi. Yes, nice to meet you, Riccardo. Yes, where should... Ok, thank you. See you later, thank you. Ora mi cambio e non riuscirò a filmare, però dopo vi faccio sapere com'è andata. Mi ha detto di andare su, però mi cambio qua, devo solo togliermi i pantaloncini. Mi piace una vita questo sport, lo giuro. Bello. Molto bello, sono sudato. Siamo rimasti a parlare mezz'ora, è ancora lì dietro e mi ha spiegato tutta la storia del paddle qua in Estonia. Ci sono solo 16 campi in tutto e praticamente non gioca nessuno, però è divertente perché poi mi ha spiegato che sua moglie giocava a tennis, si è spostata nel padel, lui giocava uno sport strano. Figo. E qui una lezione costa 60 euro, a Fuerteventura la pagavo 25. La prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato: guarda che qua costa tanto. E allora mi ha spiegato il tutto e mi fa: lo so, in Spagna costa meno, anch'io ho imparato a giocare in Spagna. E mi ha detto: se vuoi imparare è meglio lì perché costa meno e ci sono giocatori più bravi. Infatti in questo momento sono a Madrid, però qui il campo mi costa X, devo pagare l'affitto e quindi questo è il prezzo. Se ti va bene, bene, se no, no. È stato onestissimo, per questo mi fa piacere dare soldi a lui, nonostante qui costi il doppio rispetto alla Spagna. Faccio un attimo di spesa così vedo quanto costa e ho anche qualcosa da mangiare. Prima volta che vedo andare le ciambelle al chilo. Ho preso 3 sfoglie, tutte diverse. Non chiedetemi cosa sono perché i nomi sono impronunciabili. Scoprirò cosa c'è dentro solo stasera mentre ceno. Comunque tutti hanno sto coso, sta tipo pistola con cui scannerizzano le cose e poi penso paghino direttamente lì con la carta. Avevo già sentito parlare, ma è la prima volta che lo vedo. Ho preso Coca Zero, le 3 sfoglie impronunciabili, salmone che qui è dappertutto, 2 sacchetti di pane strano loro, col salmone ovviamente un po' di Philadelphia e mandarini che sembravano buonissimi e quindi li ho presi. Per il gran totale di 15,60
72. Dato che sono già sudato, vado a fare un po' di corpo libero, così vediamo anche la palestra e la spa. Tutto sommato piccolina ma ben fornita. La spa è piena di gente, quindi la vediamo domani. Voi iscrivetevi così non vi perdete la spa e tutti gli altri video. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.